Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di molto importante, chiamare i servizi di emergenza. Sembra serio. Cosa intendi per servizi di emergenza? I servizi di emergenza sono le persone che chiami quando c'è un problema grave. Questo include la polizia, i vigili del fuoco e i servizi di ambulanza. Capisco. Puoi dirmi di più su quando chiamarli? Certo, ci sono molte situazioni in cui potresti aver bisogno di chiamare i servizi di emergenza. Ad esempio, se c'è un incendio, un incidente stradale, oppure se qualcuno è molto malato o ferito. Ha senso. Ho alcune domande su come chiamarli e cosa dire. Certo, Liam, sono felice di aiutarti. Nel nostro paese, chiami i servizi di emergenza componendo il 112. Questo numero è gratuito e puoi chiamarlo da qualsiasi telefono. È facile da ricordare. Ma cosa dici quando chiami? Quando chiami il 112, dovresti parlare chiaramente e con calma. Prima, di all'operatore il tuo nome e dove ti trovi. Poi spiega qual è l'emergenza. Puoi farmi un esempio? Sì, ecco un esempio. Potresti dire: Ciao, mi chiamo Emma. Sono al numero 123 di Main Street. C'è un incendio nella mia casa. Chiaro. Cosa succede dopo? L'operatore ti farà delle domande per avere più informazioni. Potrebbe chiederti: c'è qualcuno ferito? O quanto è grande l'incendio? Ho capito. È importante rispondere a queste domande in modo onesto e chiaro. Esattamente. Dovresti rimanere in linea fino a quando l'operatore non ti dice che puoi riattaccare. Potrebbero darti consigli su cosa fare mentre aspetti aiuto. E se vedo un incidente stradale? Se vedi un incidente stradale, chiami anche il 112. Puoi dire: Ciao, mi chiamo Liam. Sono all'angolo tra la 2N di Street e Park Avenue. C'è stato un incidente stradale. Vedo due auto e alcune persone che sembrano ferite. È molto utile. Posso immaginare molte situazioni in cui potrei aver bisogno di chiedere aiuto. Sì, ed è sempre meglio chiamare anche se non sei sicuro. I servizi di emergenza ti aiuteranno a decidere cosa fare. E riguardo a qualcuno che è molto malato, Se qualcuno è molto malato e ha bisogno di aiuto immediato, chiami il 112. Potresti dire: Ciao, mi chiamo Emma. Sono al numero 456 di Elm Street. Il mio amico è incosciente e non respira. sembra molto serio. Spero di non dover mai fare quella chiamata. Anch'io lo spero, ma è bene sapere cosa fare in caso di emergenza. Ci sono altri numeri per i servizi di emergenza? Nel nostro paese il 112 è il numero principale per le emergenze. Ma in alcune zone puoi anche chiamare il 911 per aiuto dalla polizia o il 999 per vigili del fuoco e servizi di ambulanza. Ricorderò questo. C'è qualcos'altro che dovrei sapere? Sì, quando chiami i servizi di emergenza, cerca di rimanere calmo. Parla lentamente e chiaramente. Fornisci il tuo nome, la tua posizione e una breve descrizione dell'emergenza. È molto importante. A volte entrano in panico in situazioni stressanti.
È normale sentirsi spaventati, ma esercitarsi su cosa dire può aiutarti a rimanere calmo. Possiamo esercitarci un po'? Certo, Liam, facciamo finta che tu stia chiamando il 112 perché vedi un incendio. Ok, ci proverò. Ciao, mi chiamo Liam. Sono al numero 789 di Maple Street. C'è un incendio nell'edificio accanto a me. Ottimo lavoro, Liam. Ora rispondi a qualche domanda. L'operatore potrebbe chiedere: c'è qualcuno ferito? Dirò, non lo so. Vedo fumo e alcune persone fuori. Molto bene. E se chiedono: quanto è grande l'incendio? Dirò, l'incendio sembra piccolo, ma sta diventando più grande. Eccellente. Stai praticando molto bene. Grazie, Emma. Mi sento più sicuro adesso. Sono felice di aiutarti. Ricorda, in caso di emergenza è importante chiedere aiuto subito e fornire informazioni chiare. Ricorderò questo. Spero di non dover mai usare queste conoscenze, ma è bene sapere cosa fare. Sì, è meglio essere preparati. Puoi anche esercitarti scrivendo cosa dire in diverse emergenze. È una buona idea. Proverò a scrivere alcuni esempi a casa. Se hai domande più tardi, puoi chiedermi in qualsiasi momento. È bello sapere che i servizi di emergenza possono aiutare in molti modi. Sì, sono addestrati per aiutare in ogni tipo di emergenza e arrivano rapidamente per aiutarti. Hai esperienze personali con la chiamata ai servizi di emergenza? Sì, una volta ho avuto un piccolo incidente a casa. Mi sono tagliata un dito e stava sanguinando molto. Ho chiamato il 112 per chiedere aiuto. L'operatore mi ha detto di rimanere calma e di applicare un panno pulito per fermare il sanguinamento fino all'arrivo dell'ambulanza. Sembra spaventoso, ma è bello che tu sapessi cosa fare. È stato un po' spaventoso, ma mi sono sentita meglio perché ho chiesto aiuto. L'ambulanza è arrivata rapidamente e io stavo bene. Sono contento di sentirlo. Mi fa sentire più sicuro nel chiamare i servizi di emergenza se mai ne avessi bisogno. Ricorda sempre, è meglio chiamare e chiedere aiuto che aspettare troppo a lungo. I servizi di emergenza sono lì per aiutarti, anche se il problema sembra piccolo. Terrò a mente questo. Sento di aver imparato molto oggi su come chiamare i servizi di emergenza. Sono felice di sentirlo. Vuoi rivedere quello di cui abbiamo parlato? Sì, per favore. Puoi ricordarmi il numero da chiamare? Il numero da chiamare è 112. Puoi chiamare questo numero per la polizia, i vigili del fuoco e i servizi di ambulanza. E cosa dico quando chiamo? Dici il tuo nome, dove ti trovi e qual è l'emergenza. Ad esempio, ciao, mi chiamo Liam. Sono al numero 123 di Main Street. C'è un incendio. È semplice. Praticherò questo. Ricorda di rimanere in linea e rispondere a qualsiasi domanda. Parla lentamente e chiaramente. Cercherò di ricordare tutto questo. Grazie Emma, mi hai insegnato molto oggi. Di nulla, Liam. Sono felice che abbiamo parlato di questo argomento importante. È bene essere preparati per le emergenze. Mi sento più sicuro ora. So cosa fare se mai dovessi chiedere aiuto. Questo è il miglior risultato. Spero che tu non debba mai usare queste conoscenze, ma è molto importante sapere cosa fare in caso di emergenza. Concordo. Praticherò di chiamare il 112 nella mia mente, così da poter rimanere calmo se mai dovessi chiamare. È un'ottima idea.
Puoi anche scrivere un copione e praticare a leggerlo ad alta voce. Lo farò quando arrivo a casa. Grazie per la lezione di oggi. Di nulla, Liam. Sono sempre qui per aiutarti a praticare l'italiano e imparare cose nuove. Lo apprezzo davvero. Sento di imparare sempre di più ogni giorno. Sono felice di sentirlo. Ricorda, esercitarsi con l'italiano e imparare argomenti importanti ti rende più sicuro. Sì, e continuerò a esercitarmi. Dirò alla mia famiglia e ai miei amici ciò che ho imparato oggi. E molto bene. È importante condividere le conoscenze affinché più persone possano essere pronte in caso di emergenza. Condividerò il numero di emergenza e cosa dire quando chiami. Grazie ancora, Emma. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Di nulla, Liam. Non vedo l'ora della nostra prossima pratica anche io. Buona giornata e ricorda di rimanere al sicuro. Grazie, Emma. Ci vediamo la prossima volta. Arrivederci, Liam. Abbi cura di te. Arrivederci, Emma. Grazie per la lezione. Ottimo lavoro a praticare l'italiano con noi oggi. Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.